Tivoli è un ridente comune italiano che ospita poco più di 55.000 anime, collocato nella campagna romana a meno di 30 km dalla capitale. Per qualche motivo Tivoli ha una sua procura, oggi guidata dal procuratore Francesco Menditto. È l'8 novembre, quando sul sito della Procura di Tivoli appaiono le nuove linee guida, redatte proprio dal procuratore Menditto e dai suoi collaboratori. Si tratta di indicazioni indirizzate ai sostituti procuratori, con precise indicazioni su come vadano trattati i casi di maltrattamenti denunciati da donne. La bellezza di 98 pagine, che potete scaricare integralmente dal link in descrizione, per esprimere una direttiva molto chiara, riassumibile così: tutti gli uomini denunciati per maltrattamenti vanno considerati a prescindere come già colpevoli e la gestione dei processi che li riguardano deve essere parificata a quella dei processi contro la criminalità organizzata. Un approccio giudiziario che ci ricorda quanto già avviene in Spagna ormai da molti anni. Uomini considerati colpevoli fino a prova contraria, con addirittura disparità nelle leggi e trattamento sanzionatorio diverso in base al sesso. Secondo le stesse linee guida, le donne che denunciano vanno poi tutte e a prescindere considerate vittime che non possono mentire mai, che non possono essersi sbagliate, che non possono aver esagerato la narrazione dei fatti, che non possono aver inventato accuse false o strumentali per incastrare l'ex fidanzato che le ha lasciate o l'ex marito che va tolto di mezzo. Ma sulla base di quale normativa la Procura di Tivoli decide che deve essere così? Le linee guida si aggrappano a due fonti: alcune sentenze della Corte di Cassazione, lette e interpretate in modo personalissimo, ma soprattutto la famigerata Convenzione di Istanbul, interpretata sempre a senso unico. Quanto sia relativo il valore di quel trattato l'abbiamo raccontato in un video recente per la Procura di Tivoli, però quella convenzione è pari alle tavole dei 10 comandamenti. Ecco cosa ne pensa un esperto in materia, l'avvocato Andrea Sciarrillo di Roma. Le linee guida della Procura di Tivoli sull'applicazione del delitto di maltrattamenti in famiglia accreditano una lettura della norma penale che non può dirsi esattamente corrispondente ad un indirizzo interpretativo consolidato da parte della Corte di Cassazione, poiché anzi vi sono numerose pronunce che stabiliscono principi maggiormente attenti alle esigenze di garanzia, di tassatività della norma penale, alle quali non viene dato il giusto spazio, ma soprattutto queste linee guida riflettono una scarsissima considerazione dei principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva e del diritto inviolabile di difesa che deve essere garantito ad ogni imputato a prescindere dal genere di appartenenza nell'ambito di ogni procedimento penale. Principi che sono stabiliti anche da autorevoli fonti di rango sovranazionale, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo o la Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. I principi di presunzione di innocenza e di inviolabilità del diritto di difesa non possono essere derogati sulla base di una lettura parziale di una convenzione internazionale. Si tratta di principi basilari del diritto, baluardi della democrazia, pilastri della nostra giustizia che linee guida come quelle di Tivoli rischiano di far crollare, come ritiene anche l'avvocato Veronica Coppola, presidente del Centro Antiviolenza Anchira, uno dei pochi che accoglie anche uomini vittime di violenza in Italia. Il reato di maltrattamenti in famiglia è reato che all'articolo 572 del Codice Penale prevede la punizione delle condotte della cosiddetta violenza domestica o intrafamiliare. Parte offesa e quindi vittima può essere chiunque, indipendentemente dal genere o d'orientamento sessuale. L'articolo 572 del nostro Codice Penale infatti punisce chiunque maltratta. L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza fra i cittadini e la Convenzione di Istanbul, sì proprio quella, all'articolo 3 include fra le vittime di violenza domestica qualsiasi persona fisica che subisce atti o comportamenti di cui precedenti commi A e B. Infine, la direttiva dell'Unione Europea, la numero 1385 del 2024, all'articolo 2, definizioni lettera C, ci dice che vittima è la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica. Direttiva che ha carattere vincolante per lo Stato, il quale nel termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della stessa. Pensare pertanto al reato di maltrattamenti in famiglia come ad un reato che prevede e punisce solo la violenza contro le donne ed elaborare linee guida solo in tal senso è sbagliato. Ogni qualvolta si prevede un trattamento diverso per categorie di appartenenza, in questo caso di genere, si discrimina e discriminare vuol dire dividere. In questo caso si divide l'appartenenza al genere femminile da quella maschile, mentre nella lotta alla violenza non può esservi spazio per la divisione fra generi.
Viene da chiedersi dunque una disciplina del genere, immaginando che venga applicata da tutte le procure d'Italia, che impatto avrebbe sul piano psicosociale nell'ambito delle relazioni tra uomini e donne, già provate da un inquinamento mediatico e comunicativo devastante. Abbiamo girato la domanda a Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Associati di Roma, esperto in materia, nonché autore assiduo dellafionda.com. Se le linee guida di Tivoli trovassero applicazione su scala nazionale avremmo un inquinamento delle relazioni interpersonali, un inquinamento irreversibile, temo. Dobbiamo parlare di strategia del terrore perché il terrorismo psicologico è estremamente concreto. Si tratta di un incentivo alle false accuse strumentali che direbbero un grimaldello da utilizzare per qualsiasi motivo, per rancore, per vendetta, per gelosia, per allontanare il padre dai figli, per una infinità di interessi economici. Il taglio apertamente sessista delle linee guida porterebbe alla devastazione totale delle relazioni uomo-donna, creando un clima di sottomissione perenne per l'intero genere maschile, con la paura della denuncia: se non fai ciò che dico ti denuncio. Tanto poi esiste il codice rosso che rappresenta una sorta di quarto grado di giudizio preliminare al primo, quindi il processo diventa una fastidiosa incombenza, tanto la colpevolezza è già decisa dalle dichiarazioni della sedicente vittima. Ecco, non voglio soprattutto pensare a un tessuto sociale inquinato da questi condizionamenti ideologici, privi di garanzie per tutti i soggetti coinvolti e privi del cardine di ogni sistema giudiziario, privi di imparzialità. Sembra insomma che la spagnoleggiante fuga in avanti del giudice Menditto e della sua squadra prefiguri uno scenario devastante sia sotto il profilo del diritto morta la giustizia, che sotto il più semplice profilo del vissuto relazionale quotidiano di uomini e donne. Ad essersene accorti però non siamo soltanto noi o i professionisti che abbiamo qui interpellato, ma anche la Camera Penale di Tivoli, cioè l'associazione che raccoglie tutti gli avvocati difensori in area penale di quella zona. Con un documento, poi condiviso anche dall'Unione Nazionale delle Camere Penali, essa ha denunciato la deriva colpevolista e in buona parte incostituzionale delle linee guida della Procura di Tivoli. Vorrei fare una premessa che eviti ogni fraintendimento. La violenza sulle donne è sicuramente una drammatica realtà che esiste, di cui prendiamo atto e che va affrontata da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale e anche sul piano normativo. Quello che però vogliamo evitare è che il processo penale diventi lo strumento di vendetta da parte della vittima. Come direttivo della Camera Penale di Tivoli abbiamo licenziato un documento il 27 di novembre contro le linee guida del procuratore capo di Tivoli, perché riteniamo che in queste linee guida si siano travalicati i limiti di legalità sostanziale e processuale. Si parla di statuto della vittima, ma parlare di vittima presuppone già un colpevole. Ebbene, questa cosa non può essere assolutamente accettata, perché c'è un principio fondamentale della nostra Costituzione, sancito dall'articolo 27, che fa riferimento alla presunzione di innocenza. Si dovrebbe parlare di persona offesa e di indagato o di imputato. Ancora non possiamo considerare il narrato della vittima come sorretto quasi da una veridicità assoluta. Non possiamo considerare il reato di cui al 572 come un reato al pari dei reati di criminalità organizzata. Non ci sottrarremo ad un confronto con il procuratore e vogliamo per questo organizzare anche un evento con i cultori della materia, ma anche con i cittadini. Alla luce di queste motivazioni, che potete leggere per intero al link che lasciamo in descrizione, i penalisti di Tivoli fanno una cosa che è raro vedere tra gli avvocati: dichiarano lo stato di agitazione. E agitati dovreste essere tutti voi, gli uomini anzitutto, ma anche le donne. Oggi, sotto l'attacco di zelanti magistrati, forse ansiosi di fare carriera in un mondo che odia gli uomini, è il genere maschile, ma nel momento in cui la giustizia muore, muore per tutti. Nell'esprimere il nostro sostegno all'agitazione della Camera Penale di Tivoli, non possiamo fare a meno di osservare come iniziative come quelle impresentabili linee guida cadano nel più totale silenzio dei media e nella mancanza di reazioni da parte dell'opinione pubblica. Noi siamo qui a richiamarvi al vostro sacrosanto diritto all'indignazione e all'opposizione contro questo tipo di storture, purché sia coraggiosa e udibile. Sta a voi unirvi a noi per farvi sentire da Menditto, da Tivoli e da tutti i loro simili.